Assolutamente. Ecco un'espansione del videoscript, mantenendo lo stile, il tono, il formato e la prospettiva originale, portando la lunghezza a circa 1600 parole. Ciao a tutti e benvenuti, bentornati o bentrovati sul mio canale. Sono super entusiasta di avervi qui oggi. Come state? Spero tutto bene. Io, come sempre, sono carico a 1000 e pronto a sviscerare un argomento che ha fatto tremare i muri del web e non solo. Oggi, ragazzi, ci immergeremo in un argomento super intrigante, un vero e proprio dramma a puntate che ha fatto scalpore nel mondo del gossip turco e che, inevitabilmente, ha varcato i confini, arrivando fino a noi. Parleremo di Neslihan Atagul, un'attrice che adoriamo tutti, non solo per il suo talento cristallino, la sua bellezza che buca lo schermo e la sua grinta che la rende un esempio per tante giovani donne, ma anche per quella sua aura di normalità, di persona come noi, nonostante il successo planetario. E di uno scandalo inatteso, una calunnia bella e buona, che l'ha coinvolta suo malgrado. Andremo a fondo, ragazzi, per capire cosa si nasconde dietro questa storia intricata, cercando di separare la verità, sempre sfuggente e complessa, dalle chiacchiere, che spesso sono solo fumo negli occhi e veleno per l'anima. Cercheremo di dare un senso a questa tempesta mediatica, cercando di capire chi ha soffiato sul fuoco e perché. Prima di iniziare, però, vi invito a fare una cosa importantissima per supportare il canale, perché senza il vostro supporto, questo piccolo angolo di web non esisterebbe. Iscrivetevi. Basta cliccare sul pulsante rosso qui sotto, quel rettangolino con la scritta iscriviti, e attivare la campanella. La campanella è fondamentale, ragazzi, perché vi avviserà ogni volta che caricherò un nuovo video. In questo modo, non vi perderete nessuno dei nostri prossimi contenuti. E vi prometto che avremo un sacco di contenuti interessanti in arrivo, quindi non vorrete mica perdervi le prossime chicche, vero? Stiamo preparando delle sorprese che vi lasceranno a bocca aperta. Ok, ora che ci siamo occupati delle formalità, che però sono importantissime per la crescita del canale, tuffiamoci nel cuore della questione Neslihan Atagul. Preparatevi, ragazzi, perché il viaggio sarà tutt'altro che tranquillo. Neslihan, come sapete, è una delle attrici turche più amate e seguite al mondo. Il suo ruolo in Kara Sevda, una serie che ha conquistato milioni di spettatori in ogni angolo del globo, le ha fatto guadagnare una fama internazionale incredibile. Un successo meritato, diciamocelo, perché Neslihan ha un talento innato, una capacità di emozionare e di far vibrare le corde del cuore che è davvero rara. È una di quelle star che sembra avere tutto: talento, bellezza, un matrimonio apparentemente perfetto con Kadir Dulu, un altro attore di successo, bello come il sole e, a quanto pare, innamoratissimo di lei. Insomma, una favola moderna, una di quelle storie che fanno sognare e che ci fanno credere che il lieto fine sia possibile. Ed è proprio qui che iniziano i guai, perché spesso, quando qualcuno ha tutto, o almeno così sembra, c'è sempre qualcuno pronto a cercare il pelo nell'uovo, a inventare storie, a mettere in giro voci infondate, a rovinare la festa. L'invidia, si sa, è una brutta bestia e quando si scatena, può fare dei danni enormi. Lo scandalo, o meglio, la calunnia di cui parliamo oggi, riguarda presunte infedeltà da parte di Neslihan. Diverse testate, soprattutto tabloid, quelle riviste specializzate nel gossip più becero e sensazionalistico, hanno iniziato a pubblicare articoli insinuando che l'attrice avesse una relazione extraconiugale. Addirittura, ragazzi, sono stati tirati in ballo nomi di presunti amanti, dettagli inventati di sana pianta, scene piccanti degne di un romanzo erotico di bassa lega e foto rubate, decontestualizzate e manipolate ad arte per dare credibilità alla storia. Un vero e proprio attacco mediatico in piena regola, orchestrato a tavolino con lo scopo di infangare la sua immagine e di distruggere la sua reputazione. La cosa più triste, ragazzi, è che queste voci si sono diffuse a macchia d'olio sui social media, diventando un vero e proprio linciaggio mediatico. I fan, divisi tra chi credeva ciecamente alle accuse, senza nemmeno porsi il minimo dubbio, e chi difendeva a spada tratta Neslihan, urlando al complotto e alla macchinazione, hanno iniziato a insultarsi a vicenda, alimentando ulteriormente il caos e trasformando la vicenda in una vera e propria guerra civile virtuale. Un fiume di odio e di veleno che ha travolto tutto e tutti, lasciando dietro di sé solo macerie e ferite profonde. Ma cosa c'è di vero in tutto questo? Ecco, ragazzi, questa è la domanda da $1 milione.
La domanda che tutti si pongono, ma alla quale è difficilissimo rispondere con certezza. Dobbiamo essere onesti, nel mondo del gossip, soprattutto in quello patinato e senza scrupoli delle star, è sempre difficile capire dove finisce la realtà, spesso scomoda e piena di sfumature, e inizia la finzione, costruita ad arte per attirare l'attenzione e per vendere più copie. Spesso, le notizie vengono gonfiate, distorte o addirittura inventate di sana pianta per vendere più copie, per ottenere più click, per aumentare il numero di follower sui social media e, di conseguenza, per guadagnare di più con la pubblicità. Un business spietato, ragazzi, che non guarda in faccia a nessuno e che è pronto a sacrificare sull'altare del profitto anche la vita privata delle persone. Nel caso di Neslihan Atagul, ragazzi, non ci sono prove concrete a sostegno delle accuse di infedeltà. Non c'è uno straccio di prova, un indizio che possa far pensare che l'attrice abbia tradito suo marito. Le foto e i video che sono stati utilizzati per alimentare lo scandalo sono stati spesso decontestualizzati o manipolati, presi da angolazioni che non c'entravano nulla con la situazione descritta, oppure ritoccati con programmi di fotoritocco per far sembrare ciò che non era. I presunti testimoni, quelli che avrebbero visto Neslihan in atteggiamenti compromettenti con altri uomini, non si sono mai fatti avanti in modo credibile, nascondendosi dietro l'anonimato e rilasciando dichiarazioni vaghe e contraddittorie. E le dichiarazioni attribuite a fonti anonime, ragazzi, sono sempre da prendere con le pinze, perché spesso sono solo frutto della fantasia di qualche giornalista in cerca di scoop. Inoltre, ragazzi, è importante considerare il contesto in cui si inserisce questa calunnia. Neslihan è una donna di successo, indipendente, affermata professionalmente e molto ammirata. Questo può aver scatenato invidie e risentimenti, non solo tra i suoi colleghi, ma anche tra chi la considera un modello da seguire e, non riuscendo a raggiungere i suoi stessi risultati, cerca di screditarla e di sminuirla. L'invidia, si sa, è una malattia dell'anima che corrode chi la prova e che spinge a compiere gesti ignobili pur di vedere l'altro soffrire. Non dimentichiamo, ragazzi, che purtroppo, nel mondo dello spettacolo, le donne sono spesso soggette a giudizi più severi e a pettegolezzi più cattivi rispetto agli uomini. Basta pensare a quante volte si parla dell'aspetto fisico di un'attrice, dei suoi chili di troppo o di meno, dei suoi presunti interventi di chirurgia estetica, della sua vita sentimentale, dei suoi flirt più o meno veri, delle sue scelte professionali, considerate giuste o sbagliate, mentre lo stesso non avviene per un attore. C'è una disparità di trattamento evidente, un pregiudizio radicato che porta a considerare le donne come oggetti da ammirare, giudicare e criticare, piuttosto che come persone con i propri talenti, le proprie fragilità e le proprie aspirazioni. Ma la cosa che mi preme sottolineare, ragazzi, è un'altra. Anche se ci fossero state delle prove concrete di un'infedeltà da parte di Neslihan, cosa che, ripeto, non c'è. Questo non giustificherebbe in alcun modo il linciaggio mediatico che ha subito. La sua vita privata è affar suo e nessuno, dico nessuno, ha il diritto di giudicarla, di spargere odio nei suoi confronti, di insultarla e di minacciarla. Ognuno di noi ha il diritto di vivere la propria vita come meglio crede, senza dover rendere conto a nessuno e senza dover subire il giudizio degli altri. Dovremmo tutti imparare a essere più rispettosi della privacy degli altri e a non credere a tutto quello che leggiamo sui giornali o sui social media. Dovremmo imparare a sviluppare un senso critico, a non farci manipolare dalle notizie false e a non alimentare l'odio e il pregiudizio. Soprattutto, ragazzi, dovremmo evitare di alimentare la macchina del gossip, che spesso distrugge vite e carriere, che ferisce e che uccide. E Kadir Dulu, in tutto questo? Lui, ragazzi, è stato un vero e proprio cavaliere dalla scintillante armatura. Ha sempre difeso pubblicamente sua moglie, smentendo categoricamente le accuse, con fermezza e con dignità, e dimostrando di essere un marito innamorato, orgoglioso e protettivo. Ha rilasciato dichiarazioni in cui esprimeva la sua totale fiducia in Neslihan e il suo disprezzo per chi cercava di infangare il loro matrimonio. Un gesto bellissimo, ragazzi, che dimostra la forza del loro amore e la solidità del loro rapporto. Questo è un segnale importante, ragazzi, perché dimostra che, nonostante le difficoltà, le prove che la vita mette davanti, il loro rapporto è forte e solido. Un rapporto basato sull'amore, sul rispetto reciproco, sulla fiducia e sulla complicità. Un rapporto che è un esempio per tutti noi. La lezione che possiamo trarre da questa vicenda, ragazzi,
è che non dobbiamo mai giudicare un libro dalla copertina. Non dobbiamo mai farci influenzare dalle apparenze e dai pregiudizi. Non dobbiamo mai credere a tutto quello che ci viene detto e dobbiamo sempre cercare di informarci in modo obiettivo e imparziale. E soprattutto, ragazzi, dobbiamo imparare a rispettare la privacy degli altri e a non alimentare l'odio e il pettegolezzo. Neslia Natagul è un'attrice talentuosa e una donna forte. Spero, con tutto il cuore, che riesca a superare questa difficile situazione, che si lasci scivolare addosso le cattiverie e le calunnie e a continuare a regalarci emozioni con il suo lavoro, con la sua arte. E spero che questa vicenda serva da monito per tutti noi, affinché impariamo a essere più consapevoli e responsabili di quello che diciamo e scriviamo, perché le parole, ragazzi, possono essere più taglienti di una spada e possono fare dei danni irreparabili. In sintesi, ragazzi, abbiamo visto come una calunnia infondata, orchestrata ad arte da chi voleva danneggiarla, abbia cercato di minare la reputazione di Neslia Natagul, un'attrice di grande talento e di grande umanità. Abbiamo analizzato le voci, la mancanza di prove concrete e l'importanza di non alimentare il gossip, perché il gossip è un mostro che si nutre di odio e di veleno. Abbiamo anche sottolineato il sostegno del marito, Kadir Dulu, un uomo che ha dimostrato di amare e di rispettare sua moglie sopra ogni cosa, e la necessità di rispettare la privacy delle persone, soprattutto nel mondo dello spettacolo, dove la vita privata è spesso messa in piazza e mercificata. Spero che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia fornito qualche spunto di riflessione. Grazie mille per avermi fatto compagnia fino alla fine. Siete fantastici! Adesso, tocca a voi! Cosa ne pensate di questa vicenda? Credete che i media abbiano un ruolo troppo invadente nella vita privata delle star? Credete che ci sia una disparità di trattamento tra uomini e donne nel mondo dello spettacolo? Lasciate un commento qui sotto e fatemi sapere la vostra opinione. Sono curiosissimo di leggere i vostri pensieri. E prima di salutarvi, vi ricordo di lasciare un bel mi piace a questo video se vi è piaciuto. Condividetelo con i vostri amici e, soprattutto, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Il vostro supporto è fondamentale per me e mi spinge a creare contenuti sempre migliori. Senza di voi, questo canale non esisterebbe. Grazie ancora per avermi seguito e ci vediamo al prossimo video. Un abbraccio virtuale a tutti voi. E ricordate, siate sempre gentili e rispettosi, perché la gentilezza è la vera rivoluzione. Ciao!